Ciao amici del bosco, oggi parliamo e cerchiamo di risolvere la gommosi delle drupacee. Sembra la crema dei puffi. I consigli su questo argomento me li dà Salvatore Giaccone di Saia. Lui ha un'azienda fantastica in Sicilia, si è specializzato in alberi, cura degli alberi, li fa crescere bene nella maniera più naturale possibile. Quindi oggi mi dà i consigli per affrontare la mia gommosi. Questo è il mio albicocco, quest'anno mi faceva ben sperare perché aveva fatto una bella fioritura, visto che stava bene, l'avevo potato secondo le regole e adesso che si sono formati i frutticini, le foglie stentano e c'è un sacco di gommosi. È successo che la pianta sta manifestando una risposta alla potatura, magari aveva già di suo qualche problema, no? Nello sviluppo, oppure qua vediamo che ci sono delle branche che dimostrano delle spaccature, possono essere stati dei danni da gelo oppure dei danni nel periodo estivo scorso in cui la pianta magari ha sofferto particolarmente il caldo. Ha avuto degli stress abiotici, ma allo stesso tempo in questo momento sta dimostrando tramite la gommosi che la produzione di resina che hanno tutte le drupacee in un momento di stress in diverse parti della corteccia. Adesso prima già ce la siamo un po' guardata e ce la siamo anche mangiata sta gomma, visto che comunque è edule e fa bene allo stomaco. Qua per esempio si vede un punto in cui la corteccia è aperta e ci sono queste gocce di resina che stanno venendo giù. Alcune sono ancora morbide, altre già sono cristallizzate. La classica ambra dei fiumi, no? Viene comunque tutta quanta da queste resine qui. In questo caso la resina vuole sigillare un'apertura che si è andata a creare. Ci sta manifestando un suo scompenso, quindi soprattutto nelle zone umide, almeno l'esperienza da me è stata che andare a fare delle potature in inverno oppure inizio primavera, dove ancora c'è tanta umidità e tanta pioggia, favoriva l'ingresso di patogeni, soprattutto fungini, all'interno della pianta. E quindi quando andiamo a vedere che ci sono ancora dei tagli, magari dell'anno scorso questo, che non si è ancora totalmente riemarginato ma rimane spaccata da sopra, questo è un punto di ingresso dei patogeni, soprattutto fungini. Quindi all'interno della vascolarizzazione della pianta sta succedendo qualcosa che noi non vediamo. È vero che nella maggior parte dei frutteti commerciali queste operazioni vengono eseguite senza grandi problemi perché anche nel bio comunque vengono trattati con qualcosa. Quando andiamo invece a lavorare in un frutteto naturale o in un frutteto domestico, dove l'ultimo dei nostri pensieri è andare a spruzzare la roba del consorzio sulle piante, spero, dovremmo agire seguendo un po' di più il ciclo naturale della pianta. Quindi soprattutto nelle zone umide il mio consiglio per esperienza è di andare a potare verso la fine dell'estate. E quindi potando a fine estate siamo ancora in un periodo asciutto, la pianta riemargina un po' più velocemente, ha già tanta vegetazione in alto, quindi il sole non va a colpire direttamente il punto del taglio e aumentare la spaccatura e la disidratazione del taglio. E la pianta reagisce più velocemente, ha tutto il periodo invernale per risistemarsi e in primavera iniziare a richiudersi. Allo stesso tempo, quando si vanno a fare dei tagli, sarebbe sempre consigliabile sigillare un po' questo taglio. Ci sono diversi tipi di tecniche per andare a sigillare. Quella più naturale in realtà si può usare anche la cera d'api, che di suo è anche antibiotica, perché le api insieme alla cera producono sempre, no, come la propoli, delle sostanze per proteggere tutto l'alveare. In mancanza di quello, un sostituto più facile da trovare è una colla vinilica che andiamo a mettere sopra i tagli. Rispetto ai mastici da potatura è molto più liquido, è molto più malleabile, il pennello non lo buttiamo dopo un primo utilizzo, costa molto meno e in proporzione, se vogliamo avere anche un effetto antifungino, che non vuol dire andare a spruzzare tutta una pianta, ma agire lì nel punto esatto dove potremmo avere un problema, la dose che si consiglia generalmente è di un cucchiaio di un solfato di rame oppure un qualsiasi prodotto rameico base, un bicchiere d'acqua da 200 cc diluita in 1 chilo di colla vinilica. Quindi mescolando questo composto abbiamo un ottimo mastice da
tagli e potature, ma che può succedere anche se magari accidentalmente colpiamo col decespugliatore la base del tronco, classico del giardinaggio ornamentale o amatoriale, no? E quindi si taglia, si impreca e poi dice vabbè, speriamo che si ripiglia. Ok, invece di sperare che si ripiglia e basta, andare subito a curare una ferita è il modo migliore di evitare che un problema si diffonda in tutta la pianta. In caso di ferite molto grosse avrebbe senso anche tagliare il ramo fino alla prima gemma sana e quindi andare a sigillare direttamente in quel punto, perché comunque un'apertura molto estesa determina molto uso di materiale e comunque anche che la vascolarizzazione di quel punto è comunque compromessa, quindi non sarà più un ramo portante. Nel caso in cui i rami a disposizione in questo momento siano pochi, possiamo comunque andare a pulire il punto dove andremo a usare questo mastice, ok, fino a portare fuori la parte sana dell'albero. Vedete che qua sotto c'è già il callo della pianta che va a coprire la parte rovinata e quindi aiutiamo la cicatrizzazione, ma mentre le colle normali poi rimangono là impiastricciate, non si tolgono più e anzi a volte ostacolano la naturale chiusura del taglio, questa con la colla vinilica dura un annetto al massimo e poi già col sole inizia a sfogliarsi e andare via e l'albero ha modo di richiudersi totalmente. Se c'è della resina togliamola perché rimane quella gobbosità dove non va ad attaccare il mastice. Le campane suonano, è mezzogiorno, Salvatore deve partire, deve fare un lungo viaggio per tornare a casa. Spero che tu possa ripassare dalla Toscana, io cercherò di passare dalla Sicilia prossimamente. Quando volete. Grazie di questa visita, adesso io andrò ad applicare il consiglio che mi hai detto, poi ti faccio vedere, lo vedrai nel video com'è andata. Sono pronta per preparare la mia medicina, tra virgolette, per le drupacee a partire dall'albicocco. Ho 1 chilo di colla vinilica al quale aggiungerò un po' d'acqua e un cucchiaio di polvere di rame. Poi utilizzerò questo pennello per andare a curare le ferite. Il modo più efficace è prendere la polvere di rame e diluirla direttamente nell'acqua che poi aggiungo alla colla. Vado ad aggiungere questa soluzione celeste. Ok, adesso devo farla integrare. Di rame ne serve pochissimo, quindi non dovete nemmeno comprarvene un pacco, se potete fatemene regalare un pochettino e avrete un bel po' di roba da utilizzare in tante piante diverse se avete problemi. Questo se lo tenete chiuso dura un bel po' di tempo. Andiamo all'albicocco. Vedete? È venuto un fluido celeste che si applica facilmente alle ferite. Vado, questo è un taglio di quest'anno. Operazione di precisione. Lo applico anche nei peschi che sono anche loro molto sensibili ai tagli dai quali possono entrare malattie fungine. Altro consiglio è rimuovere la resina della gommosi perché è un punto, mi ha spiegato Salvo, dove si possono annidare i funghi. In compenso si può mangiare. Vado a mettere lo stesso trattamento anche in queste ferite che si sono aperte per ragioni naturali. Anche qui andiamo a prevenire la diffusione di malattie. Per il pennello basta poi un po' d'acqua e torna pulito per altri utilizzi. Ringrazio tantissimo Salvo che mi ha dato queste istruzioni. La gommosi è una malattia diffusa ma che spesso dipende proprio dai nostri trattamenti. Noi vogliamo le piante che abbiano determinate forme, giustamente interveniamo potando, ma poi possiamo avere delle conseguenze come questa. Quindi ricapitolando, ricordatevi di curare sempre i tagli quando fate le potature, quando ci sono delle ferite sugli alberi. La ricetta è semplice, ve l'ho fatta vedere, fatemi sapere però quali possono essere altri rimedi contro le gommosi. Grazie mille, ci vediamo al prossimo, ciao!